Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione introduttiva su Power Automate in cui andrò a illustrare le caratteristiche generali di questo strumento per poi andare a approfondire i punti nel dettaglio nelle lezioni successive. Quindi ci troviamo qui nella schermata iniziale di Office 365, clicchiamo sui puntini e andiamo ad aprire l'applicazione Power Automate. Power Automate è uno strumento potentissimo, potendo riassumere in pochissime parole quello che può fare Power Automate in azienda, può fare tutto per noi, ecco, si può dire questo. Riguardo ad alcune cose che andiamo a programmare, può fare tutto per noi, nel senso che a quel punto non dovremo mai più fare niente in ordine all'attività che abbiamo programmato. Lo farà tutto lui in maniera puntuale e senza mai sbagliare. Quindi vuol dire abbattimento per quanto riguarda quelle attività su cui andremo a programmare i flussi, abbattimento del 100% dei tempi di lavoro. Non è uno slogan, è l'abbattimento, ripeto, del 100% dei tempi di lavoro. Questa è la schermata iniziale di Power Automate, la sua home page, e qui possiamo trovare tutti i pulsanti per raggiungere tutto quello che si può fare con Power Automate. E qui cliccando su flussi personali io trovo la lista dei flussi che ho fatto per questo corso, che ovviamente ho già fatto le lezioni, ora sto facendo le lezioni introduttive e di riepilogo di quello che ho fatto nel corso per dire di ciò di cui si tratterà nel corso e quindi ovviamente ho la lista di tutto quello che ho fatto per le lezioni di questo corso. Ecco, qui in flussi personali potremo trovare tutti i flussi che noi abbiamo costruito in Power Automate, quelli cloud, quelli desktop. Io su desktop non ho niente, costruisco tutto nel cloud di modo che possa essere tutto fruibile direttamente online. Ovviamente anche se il flusso è su desktop lo gestisco da lì, ma sempre produce risultati online ovviamente. E poi qui ci sarebbero quelli condivisi con me. Anche all'interno di questa cartella non ho niente, ma ora non è questo che ci interessa, bensì capire lo strumento nei suoi aspetti generali. E quindi andiamo qui in Crea e raggiungiamo l'ambiente di sviluppo di Power Automate, cioè quell'ambiente da cui si costruiscono i flussi di lavoro. E diciamo che Power Automate è un'applicazione che, come tutte le altre di Office 365, è nata per interagire con le altre. Anzi, diciamo che è l'applicazione per antonomasia che agisce con le altre, perché io per esempio potrei utilizzare un sito di SharePoint e basta, senza farlo interagire con nessun'altra applicazione, ovviamente lo utilizzerei al 50% delle sue potenzialità organizzative, però posso utilizzarlo senza utilizzare nessun'altra applicazione. Power Automate invece è nato per essere utilizzato con altre applicazioni, altrimenti non avrebbe ragione d'essere. Anzi, se non lo faccio interagire con le altre applicazioni, Power Automate non può essere affatto utilizzato, cioè non potrei costruire nessun tipo di flusso se non attraverso l'interazione di Power Automate con le altre applicazioni di Office 365. Questi sono dei modelli e vedi già che minimo ci sono due icone all'interno delle quali accadono alcune cose attraverso Power Automate e sono le icone di tutte le altre applicazioni di Office 365, talvolta anche di terze parti, in questo caso di Google Mail. Quindi non soltanto coinvolge le applicazioni di Office 365, ma come vedremo può coinvolgere anche applicazioni di terze parti. Concentriamoci per un momento sulle finestre qua su in alto, perché si possono creare diversi tipi di flusso per quanto riguarda l'oggetto, quindi farne una categorizzazione. Flusso cloud automatizzato, quindi si crea un evento e sotto delle azioni che devono scaturire dall'evento, come vedremo, e automaticamente ogni volta che si verifica quell'evento Power Automate andrà ad eseguire tutte le azioni sotto. Esempio, quando viene modificata una riga dell'elenco SharePoint o quando a quell'elenco SharePoint viene aggiunta una riga, fai accadere tutta una serie di cose. Flusso cloud istantaneo viene attivato manualmente in base alle esigenze.
quindi qui c'è l'icona di un pulsante, di una persona che fa clic su un pulsante, quindi io creo un flusso che però si attiva quando io ci vado a cliccare. Flusso cloud pianificato, l'utente sceglie l'ora e la frequenza di esecuzione, quindi quel flusso è come quel primo che abbiamo detto automatizzato, però si attiva all'ora e con la frequenza che è scelta dall'utente, per esempio mensilmente, per esempio mi viene in mente una, una mail di new aziendali che si attiva mensilmente. E qui si può descrivere un qualcosa che ci serve all'interno dell'azienda e Power Automate ci può tirare fuori qualcosa di interessante. Poi ci sono i flussi desktop, quindi automatizza i processi nell'ambiente desktop, quindi non nel cloud ma sul nostro computer. E poi c'è il process mining che quindi valuta e ottimizza i processi e le attività che già esistono all'interno dell'azienda. Ma comunque noi ci concentreremo essenzialmente su questi flussi, cioè sulla creazione di flussi, quindi sulla creazione di flussi che possono essere generati sia a partire da modelli. Qui Power Automate ci dice se questo flusso, per esempio, crea un'attività di planner quando un post di canale inizia con to do. Se questo facesse esattamente al caso nostro per semplificare il lavoro in azienda, non dovremmo fare altro che cliccarci e utilizzarlo, ovviamente personalizzandolo in base a quelli che sono i parametri del nostro account Office 365. Oppure, e di tutti questi modelli ti faccio vedere, ci sono quelli più selezionati in base alle statistiche che ha Microsoft, quelli per lavorare da remoto, cioè ci sono già strutturati in maniera tale che i dipendenti possano lavorare da remoto, quindi Power Automate ci fa tutta una serie di proposte e ci dice a partire da questi flussi già si possono fare cose interessanti per il lavoro da remoto. Poi ovviamente noi potremmo aver bisogno di una cosa in particolare e il flusso ce lo andiamo a costruire come faremo essenzialmente noi in questo corso, cioè li costruiremo noi da zero sulla base delle nostre esigenze. L'immissione dell'indirizzo di posta elettronica, le notifiche, il salvataggio nel cloud, i flussi di approvazione da un dipendente all'altro. Ecco, ho realizzato questo documento, il superiore ci fa clic e me lo approva, quindi io ricevo una notifica che ho fatto tutto bene, che quindi può andare quel documento per esempio all'esterno, se dovesse andare all'esterno. Quindi questi sono i modelli e ce ne sono veramente un'infinità. Questi qua giù invece sono i connettori, i trigger, cioè le applicazioni a partire dalle quali si può generare un flusso, le applicazioni a partire dalle quali si genera un evento che poi ovviamente attiva il flusso, tutto quello che noi abbiamo programmato sotto. E di trigger ce ne sono tantissimi, ovviamente ci sono come trigger tutte le applicazioni di Office 365, si può partire da un evento che si verifica in SharePoint, in Outlook, in OneDrive, in Planner, in Forms, in Teams, ma se clicco qui su tutti i connettori vedremo che gli eventi possono attivarsi anche in applicazioni di terze parti e poi è da lì che quando si verifica l'evento in quell'applicazione non di Office 365 ma di terza parte, è da lì che poi faremo scaturire tutta una serie di attività che magari potranno anche riguardare applicazioni di Office 365. Ecco, qui per esempio abbiamo come trigger Google Drive, quindi quando si verifica qualcosa in Google Drive, per esempio quando viene aggiunta una cartella, quando un file viene modificato all'interno di una determinata cartella, potremo aggiungere delle azioni in Office 365, manda un messaggio in Teams, manda un messaggio in Outlook nella casella di posta elettronica del gruppo Office 365 di quel determinato settore aziendale, eccetera. Quindi abbiamo, come avrai capito, i modelli e questi rappresentano dei flussi e i trigger a partire dai quali si può generare l'evento che poi scatena il flusso e che quindi fa verificare a valle tutta quella serie di cose che vogliamo e che vanno a semplificare al massimo il nostro lavoro e che, come detto, per quelle attività abbatteranno del 100% i nostri tempi di lavoro. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!